in diretta per il gruppo Amici di Ghina. Tanto vi spiego perché questo video. Tutto è nato qua, è fatta a mano, non ho usato stampo. Poi c'è un altro bel giochino che è nato dopo la guerra. Questo è un anello di Rakowski. Questa è la nostra spirale di Ghina, del maestro Pierluigi Ghina. E tutto esce fuori da qua. Si possono usare tutti i materiali, anche se il migliore rimane l'alluminio. Il lavoro che noi dobbiamo andare a fare adesso è capire che cosa serve questo gioiellino o questi gioiellini. Anche questo qui è fatto con degli ausili costosissimi, pennarelli, cono e un altro accessorio molto costoso che è un imbuto. Metterle sotto un materasso dove noi riposiamo, un lettino per i massaggi, dove facciamo dei trattamenti, allora ce ne vogliono tante, magari piccole come queste, magari un altro colore. Questo colore qua, naturale, alluminio naturale, questo qui in particolare è alluminio purissimo. La cosa principale che ci ha lasciato il maestro. Calcolate che l'epoca delle piramidi, non dico è passata, ma ci ha insegnato parecchio, perché sono dei grossi accumulatori di energia, concentratori direi di energia. Però dovete sapere una cosa, la natura non crea piramidi, non crea quadrati. Il cono non è nient'altro che un accumulo di energia sulla punta, compreso questo. Però Ghina con questo qui ha fatto la valvola dei terremoti. Questa viene fatta per esperimenti sulle piante. Il bastoncino, scende il filo di rame, passa nel terreno, diciamo, va a prendere l'energia dall'alto, scende, senso orario, e si va a portare o sottoterra o sopra le piante. E ci stiamo occupando di elettrocultura, perché di fianco alla valvola antisismica del maestro, raccontato da lui, la vegetazione assale letteralmente la valvola. Cioè, cosa vuol dire? Che l'energia è talmente alta che le piante crescono anche con pochissima acqua. Elettrocultura appunto con questi dispositivi che potete fare realmente a casa. Allora, questo video serve per farvi capire che con lo stampo è meglio, già fatto, stampante, si può chiedere, si può scaricare il file nel gruppo. Questa è la più piccola. Chi ha un po' di manualità, una penna o un cono del genere, anche se non è esatto, vi dico come fare. Questo video è stato voluto per tutte le domande, come faccio, come non faccio, cosa serve, me lo spiegate un attimo. Allora, quello che fa il gruppo è divulgare. La prima cosa serve? Serve per energizzare un posto. Cioè io sotto questa chiocciola posso prendere anche una lumaca e sotto la lumaca avrò più energia che in altri posti. Fatele senza nessuna preoccupazione, se vi vengono storti non è un problema. Anche da qui, questo pezzettino qui è un piccolo anello, anche se non è fatto benissimo, non importa, prendo una cosa tonda e la faccio diventare un anello e lo posso provare. C'ho una pianta che sta male o una germinazione in corso o da fare una germinazione, glielo vado a mettere sopra. Poi vabbè, io ho questa qui, posso fare un po' più di esperimenti, la faccio qui sopra se non ho lo stampo. Poi se ne devo fare molte uso uno stampo, costa poco, gli amici lo condividono i file sul gruppo. Anche questa è fatta a mano, anzi è fatta con questo cono qua all'inizio. Vi faccio vedere. Allora, l'importante, l'energia scende dalla direzione del cielo, orario, così scende e senso antiorario. Lo giro, cosa cambia? Niente. Senso, scende in senso antiorario. Noi dobbiamo ricreare
il senso orario, nella discesa il senso orario. Vado a fare questo, cambio il verso, in questo modo qua, della mia matassina, che posso comprare nei negozi delle hobby, posso comprare dai fiorai. Non è alluminio puro, non è il colore perfettamente giusto per ricreare le macchine di Higina, perché Higina era stato molto preciso e ha lasciato delle indicazioni molto precise. Mi interessa semplicemente dare un po' più di energia, un po' più di possibilità di sopravvivenza alle piante, in questo caso, o aiutare un nostro amico, sia a 4 zampe, sia a 2 zampe. Una piccola chiocciola ne posso fare infinite e lavorano lo stesso, come farne una grande. Però se devo fare dei trattamenti, prendo e inizio a avvolgere attorno alla punta. Ecco. Anche se non è perfetta, funziona. Per assurdo funziona anche una molla. Io creo una molla in senso orario, chiaramente, e funziona. Funziona anche in senso antiorario, attenzione, ma la vita è un po' più difficile sotto una bobina antioraria. Ecco perché nei materassi bisognerebbe sempre controllare il verso delle spirali e se vi va bene una è destrosa e una è sinistrosa, e l'energia gira in senso orario o antiorario, magari per l'unico motivo che hanno scelto l'orologio orario. Poi nei video di Higina c'è un po', diciamo, non la spiegazione, però c'è qualche consiglio, tipo come guidare in un circuito in senso orario o antiorario. Allora in questo caso qui, se la voglio far piccola, faccio questo. Si vede? Funziona lo stesso, anche se non è piccola, anche se non è dei gradi giusti. Poi, volendo, c'è un modo per farlo meglio, più performante, ed è appunto con lo stampo. Higina lo faceva su un pezzo di legno, partendo dalla base. Mi sono fatto anche un cucchiaio dentro un temperino gigante per fare questo lavoro qua. Tre, 4, 5, 6 e 7. Non sono precise, non sono di più, dettaglio, non importa. Sperimentate, non vi fermate mai. Questa l'ho utilizzata per farne tante, per metterle sotto un tappetino. Poi bisogna vedere cosa uno vuol fare. Di sicuro non posso cambiare il clima con questa piccolina, ma con 6 di queste magari inizia a funzionare, specie se magari ruotano, o se una di queste è ben impiantata nel terreno, ma lì ci vuole un po' più di conoscenza. E vi volevo far vedere, tiro fuori 5 spire da qua, la facciamo un po' più piccola oggi. Meglio ancora se è limato, controllo se è giusto, dall'alto verso il basso in senso orario. Diciamo che la base potrebbe essere già questa e inizio a stringerla piano piano, non ci vuole tanto, posso farlo anche a mano così, molta pazienza, per quello che è terapeutico. Si sente già l'energia che vi gira tra le mani, perché le nostre mani sono delle antenne, una per trasmettere e l'altra per ricevere. Anche lì Higina ci ha lasciato qualcosa, ci ha lasciato un video da Costanzo che purtroppo è introvabile. Se qualcuno di voi ha qualche conoscenza Mediaset o ha voglia di
chiamarli, provate a vedere se si rimedia qualche video. Posso continuare a mano così, oppure qui inizio dalla punta perché mi serve almeno avere un indizio per partire, che è questo. Poi posso usare anche il cono. Io ho già iniziato a farlo, che è dalla base, che è qua. Posso fare questo. Lo vedete? Come viene bene? Non ho fatto molto fatica fino a qua, vero? Allora, mi fa piacere ricevere i like, quindi se capite che questa cosa qui è interessante, non solo mi mandate i like sul gruppo, sulla pagina, ma mi mandate le vostre foto delle vostre realizzazioni. Io non mi fermo qui, io vado avanti mentre che parlo con voi. Vi volevo dire appunto i materiali, vi ho accennato prima, che si possono utilizzare. Il nostro amico Ighina andava a recuperare addirittura, adesso voi non so se si vede la differenza tra l'alluminio e il ferro zincato. Questo si usa in elettrocultura per metterlo sottoterra, ma si possono fare anche delle spirali. Un altro progettino per armare un vaso da fiori, dove sopra noi possiamo mettere i nostri fiori o piante edibili, e con una piccola antenna fatta con altissima tecnologia da campo, bambù, dove va installata questa. Allora, io uso il colore che mi si addice per fare tante cose, ma in agricoltura ci sono due colori predominanti, che è appunto il giallo e il blu. Il blu è radicamento. Il giallo, adesso io non ho il giallo è come il sole, l'energia, e l'energia diciamo vitale. Il giallo e il blu forma il verde, quindi per forza di cose sono i due predominanti per la vita. Vi farò vedere un'antenna con la tecnologia Ighina per l'elettrocultura. Questa è un pochettino più grande, attaccata su a un tetto, a una pianta. Sotto iniziano ad andarci gli animali, come è già stato sperimentato più volte da più persone per tutto il mondo. Allora, per i materiali, appunto, Ighina lo faceva con questo filo di ferro riciclato dalle vecchie vigne, ecco così, in questo modo qui io posso fare qualsiasi cosa. Me lo aggiusto, non è un grosso problema. È logico che se ne devo fare 20, faccio prima fare uno stampo o in terra o in legno o in alluminio, c'è chi lo sta facendo appunto in metallo. Ecco, diciamo, funziona. La sistemiamo un po', gli diamo una parvenza di chiocciola di Ighina
se l'ho fatta bene viene fuori che se la guardo dall'alto è questa. Poi ci sono varie fotografie, io lo posso comparare con le fotografie, ma secondo quello che devo fare, secondo nel posto dove sono, questa varierà un pochettino. Addirittura me la posso mettere sulla mano, che mi fa male. Se ne ho due uguali, come faccio? Taglio due fili uguali, lunghi uguali. Mi prendo più o meno uno stampo e più o meno faccio... non le ho contate. 1, 2, 3, 4, 5 e mezzo. Quindi non ci sono ancora, la devo fare un po' più piccolina questa. Se mi fossi ricordato la lunghezza del filo, ne potrei fare un'altra uguale e metterla sotto, cioè in questa configurazione qui, agganciarli assieme e fare uno strumento molto interessante. Ma vi assicuro che qui è meglio farlo con una stampo un po' di cerotto, poi comunque me l'aggiusto, specie se ci devo mettere un fiore vicino. Questo è già un buon cono. Chi poi ha un po' di manualità, devo solo rinforzare questa parte qui. Quindi io vi dico, sperimentate, perché i tempi cambiano, le esigenze cambiano, dovete sperimentare, non vi fermate mai. Questo è un biotensor, chi lo vuole anche fare, adesso questo qui è un po' più particolare, posso andare a vedere se l'installazione è fatta bene, è fatta male, così taglia, così dice che è fatta bene, secondo poi dalle persone che lo usano. Quindi volevo parlare dell'anello Lakosky. Nasce con una forma del genere. Riequilibrare il campo energetico squilibrato. La scoperta di Lakosky è che le cellule sono delle batterie, dei piccoli condensatori, per chi ne sa un po' di più, cioè come due piastre, o in questo caso una parte esterna e una parte interna, che se perdono la loro carica bilanciata iniziano a degenerare. Questo va a ridare armonia alla cellula o anche a un gruppo di cellule. Si usa il polso, vi ricordate i bracciali che si portavano qualche decennio fa? Provate ad avere un dolore alle articolazioni e mettere un anello del genere. Rame. Potrebbe cambiarvi pensiero. Se in più avete dell'alluminio, anche i ferri della nonna per fare la maglia, meglio quelli più sottili, è difficile piegarli, quindi vi utilizzerete una forma, un bicchiere abbastanza grosso per fare un polso, oppure più grande prendete una padella, un vaso, fate una forma del genere. Questa l'ho fatta dalla matassa. Questo qui è un po' più morbido perché è una lega, cioè non è alluminio puro, per intenderci, perché l'alluminio puro si piega a scatti. Lo avvolgete con un filo di rame che si può trovare in qualsiasi ferramenta ben fornita. Da che parte gira la spirale? Beh, io qui ho usato un sensorario, ma bisogna vedere per che cosa viene utilizzato. Ci sono dei mali che magari nessuno ha sperimentato e per quella persona lì cambiano le cose. Questo si può utilizzare anche così, come anche così, cioè equivale a questa avvolta al contrario, non così, che non è la stessa cosa. Riscende il senso orario. Così, quando risale in senso orario. L'energia arriva dalla direzione del Sole, rimbalza sulla Terra e ritorna
dallo stesso punto di osservazione, al contrario, ma si muove sempre nello stesso modo, non cambia modo di girare, rimbalza e la spirale è sempre la stessa. Amici hanno curato il proprio gatto. Diciamo curato perché un animale si può curare, una persona invece si può aiutare nella sua guarigione. Hanno curato perché si sono presi cura del gatto facendo un anello che, così come configurato, l'ha fatto Christoph Loh. L'anello semplice è l'anello di Lakosky. Apertura sempre verso nord, la pianta. Questo anello, anzi lo taglio, lo finisco. All'interno c'è l'alluminio, attorno rame. Questa configurazione qui dell'anello Lakosky, che originario è questo. Christoph Loh, grazie. Questi personaggi non ci sono più, ma hanno lasciato molto. Questo è di nuovo filo. Adesso non mi ci metto a farlo con questo perché mi farebbe perdere molto tempo, non vi voglio annoiare, ma si fa anche con questo. Un pochettino più grande. Fatelo, provateci, attaccatelo su una pianta e vedete cosa succede sotto. Ci vuole un po' di pazienza, magari fate un cono con le canne e ci avvolgete attorno un filo. Sperimentate sempre. Con questo vi voglio salutare, voglio ringraziare tutti gli amici che ci hanno portato a questi livelli di divulgazione. Chi vede questo video fuori dal gruppo può chiedere di entrare nel gruppo rispondendo alle domande, ci facilita la valutazione per accogliervi nella nostra famiglia. Un saluto e grazie a tutti.